chiamo Riccardo Varini, abito e lavoro a Reggio Emilia, lavoro con la fotografia dal 1980, quindi sono ormai 40 anni. Più che fotografo io mi definisco pittore con la macchina fotografica. La mia fotografia non è descrittiva, è più che altro un'impressione che voglio dare, poetica. Il mio percorso è partito inizialmente guardando molto i pittori, soprattutto mi piacevano molto i chiaristi. Quando ho cominciato poi a fare le fotografie ho ripreso un po' il loro linguaggio. Le mie ispirazioni principali sono quelle relative al paesaggio della natura in genere. Il luogo che io fotografo spesso e volentieri è qua intorno a me. Sono luoghi che io sento, che ho vissuto, che quindi fanno parte di me. Penso di riuscire a trasferire questo luogo caratteristico della mia terra a livello universale, cioè sono appunto paesaggi dell'anima, come si dice, geografia sentimentale, quindi ad esempio la comunicazione della solitudine la si può comunicare sia nel Po che nel mare, che nei monti, dappertutto. Fondamentalmente l'amore per la natura e per il paesaggio me l'ha trasmesso mio papà, che portava sempre a pescare e a passare lunghe giornate nel silenzio, nei posti più sperduti e più tranquilli del mondo. E si chiamava Luigi, come anche Luigi Ghirri mi ha trasmesso anche lui l'amore per le cose povere, per le cose semplici, ecco, per la quotidianità. Un'altra cosa importante che ho scoperto grazie al maestro Ghirri è questo concetto della soglia, con l'intromissione della soglia, che non è nient'altro che qualcosa fra noi e quello che sta di fuori, il paesaggio, eccetera, e si crea una maggiore distanza, c'è un maggior mistero. E questa distanza è come quando il bimbo guarda dietro alla porta, dentro il buco della serratura, tutto diventa più meraviglioso. È la stessa funzione che ha la soglia. La mia è una fotografia sussurrata e quindi piena anche di silenzio, di grandi spazi, di intervalli, di attese, quindi di sospensione. Fotografare per me è anche una maniera per rallentare proprio la frenesia dei tempi di oggi. Il mio linguaggio parte, devo dire sinceramente, da un errore. È capitato appunto che avevo tarato male il rullino allora, nel 1984, ed era venuto tutto sovraesposto all'eccesso. Se non che è rimasto un omino, un pescatore piccolino su un pontile, circondato da un grande spazio, perché sovraesponendo poi scompaiono tutti gli orpelli e rimane solo l'essenziale. E ho capito che il mio linguaggio era quello che volevo fare, e da lì in poi ho fatto tutte le cose così, proprio sovraesposte in maniera eccessiva. Io sovraespongo già in diretta, poi se serve aggiusto un po' le tonalità in post-produzione. La serie che mi ha caratterizzato di più, diciamo senz'altro, e che mi ha reso più riconoscibile, è quella dei bianchi, appunto dei silenzi. Lì ho trovato una sintesi proprio fra la forma, diciamo, e anche il contenuto, un po' la poesia. Io uso molto il bianco o la nebbia che mi aiutano per creare questi spazi e ovattati intorno dove c'è molto silenzio. Poi c'è un'altra serie che mi ha reso anche un po' più pittorico, se si vuole, quella delle geometrie di luce, che è un po' più astratta, quasi evanescente. Però anche lì si risente ancora comunque dell'influenza dei chiaristi, sono tinte sobrie, comunque pastellate, eccetera. L'altra serie è quella dove io introduco le persone, in cui l'immagine si avvicina un po' alle immagini dei fiamminghi o addirittura in qualche caso a Hopper. In questo caso la figura umana che io introduco non è mai
un ritratto in primo piano, ma è appunto un ritratto ambientato e sono delle stanze in cui c'è questa attesa, questo mistero, queste persone dietro a una porta, e queste porte che fanno da soglia. Ho incominciato a voler seguire tutto il processo dell'immagine, cioè da quando si fotografa alla stampa. Tecnicamente ero partito anch'io, come tutti, negli anni '80 con i colori forti, da fotoamatore con i colori, le stampe su carta lucida, di stampo americano. Poi sono passato alla carta opaca, quindi molto più dolce, molto più, con meno riflessi soprattutto, molto più sobria. È questa idea di sobrietà che mi ha spinto appunto a cercare una carta artistica, una carta cotone, appunto, che quando l'ho trovata è stato un matrimonio veramente perfetto con il mio linguaggio. Quello che uso io è una carta leggermente martellata, quindi un po' ondulata, e assomiglia un po' a una carta d'acquerello. Con la fotografia, soprattutto del paesaggio, l'importante è avere qualcosa da raccontare. Se io ho qualcosa da raccontare, poi vado fuori, prima o poi trovo quel posto, e il posto che mi dice: eccomi, mi hai trovato, fotografami.